When you drop off at Cairo, Illinois, a delegation at the station will meet you. You're bound to like each Cairo girl and boy. Each native's manner is so hale and hearty. It's like a family party down where the old Ohio flows to the Mississippi. In questo momento mi trovo all'incrocio di due dei più importanti fiumi del Nord America, il Mississippi e l'Ohio. Qua ci dovrebbe essere una metropoli con grattacieli che rivaleggiano quelli di New York o Chicago. E infatti c'è stato un tempo in cui si aspettava che la fiorente città sulle rive qua presenti diventasse una delle città più importanti degli Stati Uniti. Nel 1852 un cartografo assunto dalle ferrovie predisse che sarebbe stato nominato il probabile luogo della futura capitale americana. Nel decennio successivo questa città crebbe un tasso del 800% e dentro l'anno 1870 era persino più popolata e significativa a livello nazionale che Los Angeles. Ma se saltiamo avanti 150 erotti anni, troviamo un paesino morente che rischia di scomparire del tutto con ogni anno che passa. Segnali sbiaditi costeggiano le strade, pezzi di vetro e rotami si accumulano sui marciapiedi, le case stanno crollando, cartelli vietato entrare pendono sugli ingressi di negozi e il traffico sulla via principale consiste principalmente di autotrasportatori ed escursionisti solo di passaggio. Cosa è successo qui? Perché c'è una città quasi fantasma in uno dei luoghi più geograficamente strategici del continente intero? Cos'è che ha trasformato questo prominente centro di commercio in quello che è oggi? E cosa potrebbe insegnarci questo paesino del Midwest sul futuro di tanti altri piccoli comuni attraverso gli States? Oggi lo scopriremo insieme. Questo è Cairo, Illinois. Popolazione 1738. Prende il nome da Cairo, la capitale egiziana sul fiume Nilo, a causa delle somiglianze tra le due città. Tuttavia, la gente del posto non tarderebbe a ricordarti che il suo paese si pronuncia Cairo. Al giorno di oggi, quasi tutti hanno dimenticato di questa Cairo americana al di fuori della contea di Alexander. Quasi tutti tranne me. E no, non è perché sono un vampiro immortale che lavorava su un battello quando Cairo era al suo apice. Cioè sì, sono un vampiro immortale, ma il XIX secolo l'ho trascorso a fare il prospettore in California. Cairo la conosco invece dalla mia infanzia a Chicago. Allora, diciamo che l'Illinois è uno di quei stati, come Iowa o Nebraska, che non se lo sarebbe cagato nessuno, se non fosse per la giustamente intitolata città di Chicago. Chicago è la sua area metropolitana, con quasi 10 milioni di abitanti, e nascosta nell'angolo nord-est dello stato. Questa zona, che comprende Chicago, è una delle più urbane, economicamente produttive e politicamente progressiste del paese intero. Nonostante il fatto che sia nota per gli inverni rigidi e la sua tassazione elevata. Tutto ciò è in contrasto con il resto dello Stato, che è politicamente conservatore, agrario e molto rurale. È grazie a loro che l'Illinois è il secondo maggior produttore della cultura preferita degli americani, il mais. Questa frattura culturale tra Chicago e il cosiddetto Downstate Illinois, dove i cittadini si sentono spesso dimenticati e lasciati indietro a favore della città più grande dello stato, ha persino alimentato un movimento non trascurabile di dividere l'Illinois in due. Quindi vedete, tornando alla mia infanzia a Chicago, ho sempre avuto questa fascinazione con la parte meridionale del mio stato natale e come potrebbe essere la vita in questa zona quasi dimenticata dell'Illinois. Infatti, da bambino avevo una tovaglietta plastificata con una mappa dei 50 stati non troppo diversa da questa qua. Anche se era spesso coperta con un sottile strato di sciroppo di acero, la studiavo incessantemente durante le mie colazioni. E per le predette ragioni, la mia concentrazione era spesso fissata sul comune più meridionale dell'Illinois, Cairo. Dopo aver esplorato al fondo il comune più meridionale dell'Italia l'estate scorsa, sapevo che era giunto il momento di fare altrettanto nell'Illinois, soprattutto dopo aver imparato qualcosa in più sullo scioccante passato di questo posto. Ma prima di parlare di Cairo, bisogna capire l'importanza geografica della sua posizione. Il Mississippi rappresenta la spina dorsale del bacino idrografico più grande dell'America settentrionale,
Con una lunghezza di 3.778 km, il fiume in sé è il secondo più lungo dell'America settentrionale, dietro solamente il Missouri, il quale si unisce al Mississippi a St. Louis. Per migliaia di anni, il Mississippi è stato un'importante via di trasporto e commercio, e non solo per i colonizzatori europei. Infatti, il 60% di uccelli nordamericani segue il fiume come parte della loro migrazione. Ma nonostante i nidi riccamente ornati che si possano trovare lungo le sue rive, furono i nativi americani a stabilire alcune delle prime città americane qua. 200 km a nord di Cairo, vicino all'odierna St. Louis, ci sono le rovine antiche di Cahokia. A dispetto della solita solfa europea che l'America manca di storia, la città risale all'anno 600 d.C. Il sito è soprattutto noto per i tumuli che gli abitanti costruirono. Al giorno di oggi ne esistono tuttora 80 dei 120 tumuli originali. Il più grande di questi è Monk's Mount, letteralmente il tumulo del monaco. Archeologi stimano che durante il suo apice, nell'undicesimo e XII secolo, la popolazione di Cahokia potrebbe aver superato quella di Londra o Parigi. Si può tranquillamente dire che il Mississippi è un motivo principale per il quale gli Stati Uniti sono diventati una superpotenza mondiale. È il più grande sistema fluviale navigabile del mondo. L'unica cascata del Mississippi si trova a Minneapolis. Questo rende possibile il trasporto a basso costo di materie prime e manufatte per poi essere vendute nei mercati internazionali. Grazie al Mississippi, città come Fort Benson e Nashville, situate profondamente nell'entroterra del continente, vengono trasformati in porti marittimi. E alla confluenza del Mississippi e Ohio inizia l'Lower Mississippi, il tratto più trafficato della rete intera. Perciò, con la rapida espansione verso ovest del primo Ottocento, Lewis e Clark si fermarono qui nella loro spedizione storica al Pacifico, non sorprende il fatto che la Cairo City and Canal Company fondò il primo insediamento di successo su questo sito nel 1836. Un gruppo di mercanti francesi si erano anche stabiliti qui nel 702, ma praticamente furono uccisi nella rivolta nativa americana. Dopo un inizio burrascoso, Cairo divenne rapidamente un centro di commercio e industria. Sotto la guida di Darius B. Holbrook, centinaia di lavoratori furono impiegati nella costruzione di un'azienda agricola, un albergo, un cantiere navale e residenze per i coloni. In modo cruciale, la crescita di Cairo coincide con la crescita di piroscafi sul Mississippi. Questi battelli a vapore trasportavano merci come cotone, lana, melassa e zucchero, ma anche passeggeri in cerca di divertimento e relax. Inutile dire che sbronzarsi su una barca è uno sfago senza tempo, regas. Visto che i piroscafi potevano metterci settimane per navigare il fiume, servivano dei porti per consegnare merci, riposare e rifornire. Di conseguenza, Cairo divenne un'importante città portale, in modo da favorire l'industria locale e stimolare l'economia. Nel 1854, 3.798 piroscafi arrivarono al porto di Cairo, ovvero più di 10 al giorno. St. Louis, popolazione attuale 300.000, contava con solo 3.000. Al 1856, Cairo era capolinea dell'Illinois Central Railroad, la ferrovia più lunga al mondo. Ciò incentivava ulteriormente il commercio con Chicago. La guerra civile americana cambiò drasticamente Cairo, che diventò la base militare principale dell'Unione sul Mississippi. Generale unionista e futuro presidente Ulysses S. Grant aveva personalmente un ufficio a Cairo. La prosperità di Cairo proseguiva anche nel dopoguerra. Forse la cosa più strana di Cairo, rispetto ad altre città fantasme, con le loro strutture piuttosto primitive, fatte di pietra o di legno marcescente, è che è pieno di palazzi vittoriani che risalgono a questo periodo. Invece da falegnami dilettanti, si vede che furono costruiti da artigiani esperti, con dettagli raffinati che si aspetterebbe trovare in una capitale europea, e non nella città morente del Midwest. All'epoca, questa parte della città si chiamava Millionaires Row, la strada dei milionari. Come suggerisce il nome, molti dei commercianti che avevano fatto carriera a Cairo crescevano dalle loro famiglie qua.
Al giorno di oggi però si possono comprare 2 o 3 di queste ville per meno di un singolo posto auto a New York. Casse più modeste vengono spesso vendute per meno di $15.000, che è assolutamente assurdo quando si considera che il prezzo medio di un'auto usata negli USA è sui $30.000. Il segno che Cairo lasciò nella storia estende ben oltre le ville dei Millionaires Row. Negli anni 1830 e 40, quando Holbrook fece i primi passi per stabilire la città di Cairo, una mania di investimento si diffondò non solo in America, bensì anche oltreoceano. Pure a Londra, un gruppo di investitori stanziarono dei soldi per questa visione di una nuova metropoli americana alla confluenza dell'Ohio e Mississippi. Per questo, quando il cronista e romanziere in erba Charles Dickens viaggiò in America nel 1842, fece in modo di visitare Cairo. Dickens descrisse la città come a dismal swamp on which the half-built houses rot away, with rank unwholesome vegetation, in whose baleful shade the wretched wanderers who are tempted hither droop and die, and lay their bones, a hotbed of disease, an ugly sepulchre, a grave uncheered by any gleam of promise, a place without one single quality. Such is this dismal Cairo. Ovvero, per chi, come me, non parla inglese britannico dell'Ottocento, era una polluta e schifosa. Inutile dire che l'America non era necessariamente il paese preferito di Dickens. Tuttavia, Cairo era vista con maggior favore dall'autore americano e amante del Mississippi Sam Clemens, meglio conosciuto come Mark Twain. Nelle avventure di Huckleberry Finn, l'orfano Huck e lo schiavo fuggiasco Jim mirano a raggiungere Cairo dallo stato schiavista di Missouri. I ain't gotta be a slave, and I ain't gonna be a slave. I'm gonna be free soon as we get to Cairo. Infatti, Cairo è una fermata importante sulla ferrovia sotterranea, la rete di luoghi sicuri e abolizionisti che aiutavano gli schiavi a scappare in Canada e gli stati settentrionali, dove la schiavitù era proibita. Cairo raggiunse il suo apice nei ruggenti anni 20 con più di 15.000 residenti a tempo pieno, rimanendo così per i prossimi decenni. In questo periodo, Cairo si vantava del terzo ufficio postale negli States per volume di posta. Nonostante il fatto che Chicago era sempre molto più grande, mia nonna chicagoana ricorda come le persone lì vedevano Cairo, al profondo sud del loro stato, come una città rispettabile e prospera, addirittura negli anni 50 e 60. In questo periodo, Cairo viene persino ricordata per la sua vivace vita notturna. Quindi, cosa è cambiato da allora? In realtà, il declino di Cairo potrebbe essere ricondotto all'epoca ancora prima che raggiungesse il suo apice. Durante la guerra civile, l'occupazione militare della città dirottò alcuni commerci verso Chicago. Questo procedimento fu ripetuto varie volte durante la storia di Cairo, con lo sviluppo di barche più efficienti nei consumi, la costruzione di ponti ferroviarie e finalmente Interstate 57 negli anni 70. Tutto ciò significava meno commercio e meno persone fermandosi a Cairo. Dovuta alla sua posizione in mezzo a due fiumi, le inondazioni sono sempre state un problema per la città. Nel 1937 l'inondazione dell'Ohio distrusse le abitazioni di 1 milione di persone. E poi, nel 2011, un'inondazione ancora più grave minacciò di distruggere Cairo del tutto, quando il corpo di ingegneri dell'esercito americano doveva scegliere tra sacrificare preziosi terreni agricoli in Missouri oppure l'ormai città fantasma. Ma forse il più grande fattore dietro al declino di Cairo sono stati i disordini razziali del XX secolo. Come abbiamo stabilito già dalla guerra civile, Cairo si vantava di una numerosa comunità afroamericana. Nel 1900, 5.000 dei 13.000 residenti di Cairo erano neri, una percentuale significativa per un paese settentrionale dell'epoca. La comunità afroamericana affrontava spesso discriminazione e oppressione dalla comunità bianca. Nel 1909 le tensioni raggiunsero un punto di rottura. Si tratta di una trama ripetuta troppe volte nella storia americana. William Froggy James, un uomo nero, fu accusato dell'uccisione di Anna Pelly, una donna bianca che lavorava in un negozio a Cairo. Anche prima della fine delle indagini poliziesche, una folla di centinaia di uomini perseguì a James e agli agenti incaricati di proteggerlo.
James fu catturato e riportato a Cairo, dove i vigilanti lo impiccarono e spararono. 500 volte precisamente. Tutto davanti ad un pubblico di circa 10.000 spettatori. Se leggi un racconto allungato della vicenda, troverai dei dettagli ancora più orripilanti. Insomma, il classico esempio di linciaggio. Il caso di James è uno che avrei aspettato inciampare su durante i miei viaggi nell'Alabama, non in una città del nord come questa. Ma dopo averla vista di persona ho scoperto un'atmosfera indescrivibilmente meridionale qua. Il che ha senso quando ti rendi conto che in realtà Cairo si trova più vicina al Birmingham, Memphis e Little Rock che Chicago. La tensione razziale continuava a crescere dopo il linciaggio di Froggy James. Residenti neri solo potevano affittare casa nella zona più malmessa di Cairo. Aziende bianche si rifiutavano di assumere afroamericani per la maggior parte dei lavori e la comunità afroamericana era sistematicamente esclusa dalla vita politica. Nonostante una legge statale che proibiva la segregazione razziale, attivista nero Charles Cohen racconta un episodio nel 1962, quando lui e un gruppo di altri attivisti tentarono di entrare nel Mark Twain Restaurant, dove una cameriera si rifiutò di servirli, dicendo che le parole con la N non potevano mangiare lì e che non le interessava cosa diceva la legge. Nel 1967 le tensioni ancora una volta raggiunsero un punto di rottura quando il corpo senza vita di Robert Hunt, un soldato nero, fu ritrovato nella prigione. Per i prossimi 7 anni la città era martoriata dalla violenza. Residenti neri formarono lo United Front per organizzarsi e boicottare negozi che discriminavano contro gli afroamericani. Questi spesso preferivano chiudere i battenti invece di assumere lavoratori neri. Col tempo, un terzo delle attività nel downtown abbandonò la loro attività. A loro volta, i suprematisti bianchi, inclusi alcuni poliziotti, crearono lo White Hats. Case e negozi furono incendiati e bombardati. Le due parti spesso scambiarono colpi. Il conflitto provocò un caso drammatico di white flight, un fenomeno diffuso dove i bianchi emigrarono da città e quartieri multiculturali a favore di comunità più bianche. A tal proposito, la storia di Cairo è emblematica della lotta per la giustizia razziale che si verificava a livello nazionale. Solo che, a Cairo, i disordini razziali degli anni 60 e 70 rappresentavano l'ultimo chiodo sulla bara, dalla quale la città non era mai riuscita a riprendersi. Nel 2010 i residenti di Cairo numeravano soltanto 2.831. Nel decennio scorso la popolazione è scesa un'altra 1.100 più. La contea di Alexander è una delle più rapidamente spopolando contee degli Stati Uniti. Non ci sono più stazioni di benzina né alberghi di lusso dove passare la notte. Il centro è per lo più vuoto dopo la demolizione di diversi immobili inagibili. Il Gem Theater, una volta un centro di vita qua, resta inerte in decomposizione. Nonostante più di 300.000 di fondi spessi nella sua ristrutturazione negli anni 90. Cairo Sumner High School, un liceo segregato per studenti afroamericani fino alla sua chiusura nel 1967, più tardi divenne la sede di un'organizzazione di sviluppo comunitario, ma ironicamente anche loro sembrano di averlo abbandonato. A qualche isolato di distanza si trova il Garrison School, chiuso da almeno 2008 secondo questa foto che ho trovato sull'internet. Vedendolo di persona era ben chiaro il degrado avvenuto nei passati 15 anni. In qualche punto durante quel tempo qualcuno ha evidentemente sparato qualche colpo attraverso la finestra della scuola. Tipico passatempo americano. Ma forse la cosa più sorprendente in un paese che certamente non manca di case disabitate è che c'è una carenza di alloggi. Il governo statale sta progettando la demolizione delle vecchie case popolari qua, senza programmi per un piazzo, e una gran parte degli edifici a Cairo sono semplicemente non adatti alla vita nello stato attuale. Anche se Cairo si trova in mezzo ai campi di grano, le poche persone rimaste qua devono campare con la realtà di vivere in un deserto alimentare. Negli ultimi anni esiste praticamente una sola opzione per comprare i prodotti alimentari senza dover lasciare il paese: Dollar General. È una catena di dollar store, ovvero discount di varietà, che si colloca tra le società più redditizie degli Stati Uniti.
Dollar General e i suoi principali concorrenti Dollar Tree e Family Dollar gestiscono più di 36.000 negozi attraverso gli USA, un numero 5 volte superiore di Walmart e Target messi insieme. In zone benestanti tipo Manhattan o Palo Alto, questi dollar store non esistono, perché puntano specificamente a mercati economicamente depressi. Di solito aree rurali o nei ghetto delle grandi città, dove mancano negozi di alimentari più tradizionali e i consumatori sono più attenti al prezzo. Verrebbe da pensare che i dollar store forniscano un apporto alle comunità dove operano, ma infatti sembrano sortire l'effetto opposto. Vendono principalmente cibi lavorati, i quali contribuiscono ad obesità ed altri problemi sanitari. Pagano salari minimi e mandano via soldi dai quartieri che ne hanno più bisogno. Diventano spesso centri di attività criminale dovuto agli alti tassi nei loro circondari e alla mancanza di adeguate misure preventive. E come si vede a Cairo, portano alla chiusura di negozi indipendenti che costituiscono la struttura portante di una comunità. Mentre facevo queste riprese, mi sentivo di essere in un episodio di Scooby-Doo, perché mi imbattevo in innumerevoli ragnatele, solo a camminare lungo il marciapiede. Ma anche intorno a tanto degrado, Cairo ha un'aria incantevole. Era quasi come se avessi viaggiato indietro nel tempo, agli anni 50, quando si pensava ancora che questo paese poteva essere diventato qualcosa di più. Infatti, forse questo è il motivo perché mi affascinano così tanto gli edifici abbandonati. Sì, è vero che possiamo imparare qualcosa del passato attraverso foto e musei ben curati, ma l'unica maniera di sperimentare il mondo nel modo in cui i nostri antenati l'ebbero vissuto è di visitare i loro spazi e vedere come l'ebbero lasciato loro. Mi fa piacere osservare tutti i piccoli dettagli di questi edifici e immaginare le persone che gli diedero origine. Mi fa piacere pensare ai ricordi che potrebbero essere creati dentro, ormai dimenticati da tutti tranne gli edifici stessi. Avrei voluto finire questo video condividendo le speranze di una città, ma alla fine non credo che le cose siano così semplici. Nel 2010 un gruppo di studenti dipinsero questo murale per ridare vita al paesino. Però il momento della mia visita era già trascurato in vasto dalla vegetazione. Nel 2023 un nuovo alimentare indipendente fu inaugurato per mettere fine al deserto alimentare. Però solo pochi mesi dopo i gestori stanno servendo meno clienti del previsto. Le recensioni su Google si entusiasmano per questo ristorante barbecue, l'unico rimasto in città. Però quando sono andato per cenare alle 7 era già chiuso. E ultimamente il governo statale ha stanziato 40 milioni di fondi per risanare il porto di Cairo. Però da tutto il resto che ho visto, temo che sia già troppo tardi per veramente cambiare la situazione qua. In ogni caso, ci resta un fedelissimo gruppo di sostenitori, sia locali che lontani, determinati a creare un futuro più luminoso per la città. Nei primi giorni del social network Reddit c'è stato un movimento con sostegno internazionale, sebbene di scarso successo, per ripopolare e modernizzare Cairo. Nelle mie ricerche ho anche scoperto Monica, una giovane abitante di Cairo che ha recentemente comprato una villa storica. Sulla sua pagina Facebook fa vedere il processo di restauro, oltre alla sua vita a Cairo, con la speranza di ispirare altri a seguire le sue orme. Ammetto che sono troppo appassionato dal movimento costante che si trova nei centri urbani per considerare mettendo radici in un paesino senza nemmeno 2000 abitanti. Allo stesso tempo, mi sembra molto più attraente la vita in un posto come questo, con un carattere tutto suo, rispetto a uno di quei tipici sobborghi americani dove le case sono tutte identiche, come se fossero formati in uno stampo. Nonostante la sua condizione attuale, dimenticato in un angolo remoto del mondo, Cairo non era sempre così. Per un breve capitolo della storia, questo piccolo paesino stava al punto di rivendicare il suo posto tra le più grandi città americane. Era una musa ispiratrice per i più grandi scrittori del mondo anglofono. Una vitale città portale per il commercio che costruì l'America. Finché un giorno, suppongo che si potrebbe mettere tutta la colpa sul razzismo. Ma in realtà una spiegazione semplice del perché Cairo non divenne mai la metropoli che doveva non c'è. Invece di aver sofferto un colpo decisivo come Pripyat dopo il disastro di Chernobyl,
Quello di Cairo è stato più un lynch cinese, la morte dai 1000 tagli. Un insieme di svolte sbagliate, sfortune e passi falsi, ammucchiati l'uno sopra l'altro finché il Cairo che c'era non c'era più. Credo che anche le nostre vite siano così. Siamo plasmati da ogni piccola cosa che sperimentiamo. Un singolo trionfo non ti fa diventare trionfatore, ma neppure un singolo fallimento ti fa fallito. E se c'è una cosa che possiamo imparare da questo paesino nell'Illinois meridionale, è che il destino non è mai assicurato, neanche per Cairo stesso. Chissà come le cose andranno a finire. 80 cents when he drops off that musty, dusty Cairo